Come si fa salva? Perfetto. Arigato gozaimasen. Arigato. Oggi è stato un giorno così, un po' particolare. Dovevamo andare con mia moglie e mia figlia a vedere il Palazzo Imperiale, quantomeno i giardini del Palazzo Imperiale qua a Tokyo, ma siccome poi loro avevano preso un altro appuntamento, non ci saremmo arrivati. In pratica, andando verso questo palazzo, io sono sceso prima e sono sceso a Akihabara, visto che loro avevano questo appuntamento e non avremmo avuto il tempo di vedere questi giardini che, tra parentesi, io ho visto l'anno scorso con molta calma e tranquillità, quindi a me non è che me ne fregasse più di tanto. Io ho avuto la bruttissima idea di scendere a Chiabara. Io ero già stato 2 giorni fa a farmi un bel giro dei negozi di macchine fotografiche usate e per fortuna mia, nel senso soprattutto nel mio portafoglio, non avevo trovato niente che mi interessasse particolarmente. Questa volta invece no, sono andato per chi sa leggere il giapponese, a Kamara Kitamura, che è una catena in Giappone di negozi di macchine di seconda mano abbastanza famosa. E oltretutto questo posto in particolare si chiama Studio Mario. Chiamandomi io Mario mi sembrava perfetto. E cosa ho trovato di interessante? Io ero andato diciamo con l'idea di comprare una telemetro analogica che però ha lente fissa, che costasse poco. Pensavo qualcosa tipo la Canon Net 17 G3 o qualcosa del genere, quindi per spendere una cifra che non superasse, diciamo, i 150 euro. Invece mi sono trovato là con questa. E ho detto: la prendo o non la prendo? La prendo o non la prendo? E naturalmente, se ce l'ho in mano, l'ho presa. Cosa ho preso? Una Leitz Minolta CL. Questa era una macchina che sognavo da tempo. Perché rientra in tutte quelle cose che io richiedo a una macchina, che sono il fatto di essere totalmente di poter essere utilizzata totalmente in manuale, di essere telemetrica, di avere un buon mirino dove si veda bene la messa a fuoco, che avesse il flash, la possibilità di utilizzare un flash esterno. E poi sentite che meraviglia lo scatto. L'esperienza di tirare questa levetta è veramente incredibile. Io ne ho varie macchine analogiche, ma nessuna è lieve come questa nel caricare. Questa, come vedete, dice Leitz Minolta. Perché Leitz Minolta? Perché questa è una macchina che fu fatta
in collaborazione tra Leica e Minolta, quindi tra la marca tedesca e la marca giapponese. Fecero questa macchina molto piccola, molto leggera, che costava 10 volte meno di una macchina diciamo Leica, solo Leica. Oltretutto, appunto, notate questo, la carico, vedete che compare lo spot qua per poter diciamo gestire il light meter in funzione spot. Ebbene, questa macchina costava infinitamente meno di una Leica diciamo solo Leica, e aveva delle caratteristiche importanti, quindi all'uscita di questa macchina se ne hanno vendute come il pane, poi non se ne fece più niente, perché chiaramente Leica questa storia di macchine di una qualità di questo genere e che cannibalizzassero diciamo, il suo marketing, con cui riuscivano a diciamo a far pagare dei pezzi d'arte, intendiamoci, come qualsiasi Leica, però farseli pagare come Dio comanda. Chiaramente questa costava molto meno, infatti vedete che qua dietro dice licensed by Leitz Beslar, quindi è proprio licenziata da Leica. Benissimo, ora non ho lenti M, per cui né comprare una lente M anche per provare, anche la più a buon mercato costava più della macchina, e ho preso su Amazon, arriverà in Italia ora quando tornerò, mi ero dimenticato di dirvi che in questo momento sono a Tokyo, un adattatore da Leica M a Leica Screw, perché io ho una 50 mm a vite, e quindi gli adatterò per ora a questo 50 mm. Questa è una macchina che viene, diciamo, il mirino va bene direttamente per 40 mm, 50 e 90, e quindi insomma non dovrei avere particolari problemi. Quanto l'ho pagata? Al cambio 380 euro, che insomma mi sembra un ottimo prezzo per questa bella macchina. In realtà sono 61.900 yen, che ho pagato con carta di credito e la banca mi ha fatto un cambio fisso sulla carta a 159 yen per un euro, quindi quella è la cifra, e mi sembra un buon prezzo. Non vedo l'ora, quando tornerò in Italia, di ricevere anche l'adattatore e poterci montare la lente, metterci un bel rullino e iniziare a scattare con questa. Benissimo, questo è tutto. Sono stra mega contento di questa cosa. Alla fine io, che era andato in giro più per l'esperienza di andare a vedere questi negozietti di macchine usate, alla fine poi sono finito per cadere nella trappola del comprare, però sono molto 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 contento. Grazie.